Buongiorno, oggi parleremo di questo gioiellino. Si chiama FlexBody ed è una macchina che la Hasselblad, famoso marchio svedese di fotocamere medio formato, ha rilasciato nel 1994. Ed è una macchina particolare per fare una cosa che in inglese si chiama tilt and shift. Cioè ha la possibilità di spostare il dorso che contiene la pellicola rispetto al frontale su cui si innesta l'obiettivo per poter fare due movimenti fondamentali. Uno è questo, che vedete qui, che si chiama tilt e in italiano basculaggio. Come vedete si modifica l'angolo tra l'obiettivo e il piano della pellicola. E un altro invece si chiama shift. Shift è, con questa semplicissima levetta, mantenendo il parallelismo tra la pellicola e l'obiettivo, si può decentrare. In questo caso stiamo decentrando verticalmente, verso l'alto e verso il basso, semplicemente con questa vite, oppure montando la macchina in questa modalità si decentra orizzontalmente, cioè verso destra o verso sinistra. Bene, questo corpo macchina è completamente compatibile con tutti gli accessori del sistema Hasselblad V, cioè con i corpi della 500 cm, della 500C, con i dorsi, scusate, che sono questi, e con tutti gli obiettivi della serie C e CF, cioè a partire dal 40 mm, tutti quanti, 40, 50, 60, 80, 120, tutti gli obiettivi possono essere montati qui davanti. E questo rende questa macchina qui uno strumento molto bello e creativo per tutti quei fotografi che già posseggono un'attrezzatura Hasselblad e che vogliono avere una funzionalità in più molto bella e molto creativa. Cominciamo con il vedere come funziona. Per prima cosa montiamo l'obiettivo. Come vedete c'è questa levetta che è presente su tutti i corpi Hasselblad. Possiamo cominciare montando un normalissimo 80 mm, sempre rosso su rosso. Si sente clac. Notate bene che deve essere armato l'otturatore. Se non è armato l'otturatore non si monta. E come vedete già l'obiettivo si innesta perfettamente sul corpo macchina, come tutte le Hasselblad. Dopodiché dobbiamo inquadrare, per cui questo è un cappellotto di chiusura del portapellicole molto particolare, di cui parleremo dopo. Vi spiegherò dopo cosa serve, perché questo è specialmente disegnato per questa macchina, però ne parliamo dopo. Montiamo il vetrino smerigliato, perché questa macchina comporta l'inquadratura perfetta della scena, dopodiché va sostituito la parte di inquadratura con la parte portapellicola, che sono queste, non possono viaggiare insieme. Questa macchina è un piccolo banco ottico. Come sapete il banco ottico prima si inquadra e poi si mette la pellicola e si scatta. Le due cose insieme non possono essere fatte come quando c'è una reflex. Bene, adesso abbiamo messo il vetrino. La particolarità di questo vetrino è di avere qui una fessura. Come vedete, in questa fessura si può infilare questo speciale accessorio. Poi vedremo cosa serve. Però questo qua differisce dai vetrini che sono normalmente montati sugli altri corpi macchina proprio dal fatto di avere questa fessura. Per il resto è identico, vale a dire si può inserire ogni tipo di mirino nello slide qui per poter vedere il vetro smerigliato. Così è montata. Mirino, vetro smerigliato, soffietto, obiettivo. Tra il piano portapellicola e l'obiettivo abbiamo i meccanismi.
come dicevo prima, questo meccanismo, il primo meccanismo è il basculaggio e il secondo meccanismo è il decentramento, su e giù. Si focheggia normalmente come tutti i sistemi Hasselblad con l'elicoide sull'obiettivo, si fa la nostra inquadratura. Dimenticavo, c'è un'altra cosa che è questa piccola vite, questa piccola cremagliera con vite che è sulla base del nostro sistema qui. Questo qua agisce né più né meno come un soffietto, come un tubo di prolunga, e sono 22 mm di tubo di prolunga, cioè noi possiamo anche eseguire delle riprese macro grazie a questo piccolo binario qui, che sono 22 mm. Non è poco, diciamo, consente di avere già la possibilità di poterci avvicinare al soggetto per fare delle macro. Bene, ora parliamo un attimo del formato. Questa macchina ha un formato, come tutte le macchine Hasselblad, 6x6 quadrato. Ve lo faccio vedere meglio qui. Ecco, come vedete il formato è quadrato. Però, e ne vedremo meglio la ragione successivamente, quando si decentra, soprattutto con il decentramento, cioè lo shift, si esce dal cerchio di copertura dell'obiettivo, che tutti questi obiettivi molto belli della Carl Zeiss, del Corredo Hasselblad, sono stati calcolati esattamente per questo formato quadrato di 6x6 cm. Vedete, questo qui è il formato dell'Hasselblad. Però quando si fanno questi movimenti si potrebbe uscire dal cerchio di copertura dell'obiettivo, per cui Hasselblad consiglia di ridurre un po', per evitare i problemi di vignettatura, il formato dal 6x6. Loro consigliano un 4x5 cm. Come? Viene data in dotazione questa piccola mascherina che adesso andiamo ad applicare qui all'interno della macchina. Qui va dentro proprio perfettamente con una pressione molto leggera. Ecco. Semplicemente questa mascherina consente di ridurre un po' il formato da 6x6 a 4x5 e porta via gran parte dei problemi di copertura negli angoli, e già questo consente di avere delle slide o dei negativi praticamente perfetti. Però viene consentita anche una variante, che è questa. Si può mettere un'altra finestrella che è 6x4,5. Quando io metto il 6x4,5, cosa succede? Questa cosa qua mi consente di poter utilizzare, anziché il dorso 120, questo qua è un dorso 120, per cui vengono fatti 12 scatti di formato quadrato. Anziché questo, con questa piccola finestrella noi possiamo utilizzare questo dorso qui, che è un dorso 6x4,5. Come vedete è 6x4,5 e consente di fare sullo stesso rullo 120, anziché 12 scatti, consente di farne 16, per cui ha una certa economicità. E questo, quando è montato su questo retro, combacia perfettamente, per cui noi possiamo scattare con questa macchina 16 scatti 6x4,5 nonostante i basculaggi e il decentramento praticamente perfetti. C'è un altro accessorio, che è questo qui, che potrebbe aiutare quando abbiamo già il dorso 6x4,5, però vogliamo fare delle fotografie proprio di landscape, ed è questo formato qui, si chiama, è il formato della X-Pan. La X-Pan è quella famosa macchina della Hasselblad che lavora su un 35 mm. Fa esattamente questo formato qui, che è 6x3 cm. Noi potremmo addirittura sostituire e mettere questo 6x3 qui e potremmo avere lo stesso formato, che è un doppio quadrato, molto bello, molto creativo, semplicemente con una mascherina sul nostro dorso. Bene, ora parliamo della sequenza delle operazioni da fare per eseguire uno scatto con questa macchina. Abbiamo detto che abbiamo inquadrato, abbiamo focheggiato,
Ovviamente siamo su un cavalletto molto solido. Per prima cosa rimuoviamo tutto il sistema di visione, vetrino e mirino. Ovviamente abbiamo già caricato il nostro dorso con un film, qualsiasi film, e lo inseriamo nel portadorso al posto del mirino a specchio. Questa macchina non possiede un pulsante di scatto, come vedete non ha nessun pulsante di scatto, perciò è indispensabile uno strumento del genere con questo piccolo accessorio a 45 gradi che non so perché ad Assemblad amano molto. È fondamentale questo strumento, per cui noi abbiamo questo pulsante superiore qui che ha dei comandi. I 3 comandi sono Open, Close e Exposure. Open è quando noi abbiamo tutto il sistema aperto, per cui quando tiriamo via il vetro e mettiamo il film deve essere protetto, cioè il volet deve essere inserito. Nel momento in cui vogliamo scattare, noi dobbiamo fare una leggera pressione e si chiude. Il nostro sistema è andato su Close. In questo momento, Close, si è alzata una tendina e il nostro film deve essere liberato, per cui estraiamo il volet. Il volet di tutti i magazzini dell'Assemblad adesso non protegge più la pellicola, però è protetta dal sistema interno della macchina. A questo punto noi impostiamo i nostri tempi e il nostro diaframma come vogliamo e scattiamo. Abbiamo scattato. Per cui a questo punto reinseriamo il volet nel dorso, significa che la nostra pellicola è protetta. Possiamo riarmare l'otturatore con la manopolina ed è aperto, c'è scritto Open, per cui passa la luce, ma il nostro film è protetto perché abbiamo messo il volet. E a questo punto avanziamo la pellicola. Con questo qui si avanza di uno scatto la pellicola. Benissimo, e siamo pronti a ripetere da capo. Per cui Open, se noi vogliamo scattare senza più inquadrare, facciamo un piccolo scatto con l'otturatore, leviamo il volet, scattiamo, rimettiamo il volet. Ricordatevi sempre che il volet bisogna rimetterlo ogni scatto. Armiamo l'otturatore e avanziamo la pellicola. Bene, ora vedremo come questa macchina potrà eseguire il basculaggio, cioè il tilt, che è una procedura, una funzionalità tipica di tutti i banchi ottici. Per il basculaggio quello che avviene è che si può aumentare la messa a fuoco, che normalmente è data dalla profondità di campo. C'è questo famoso effetto Schrammflug che consente, spostando i piani della pellicola e dell'obiettivo, di aumentare se i piani hanno un angolo convergente o diminuire se i piani hanno un angolo divergente moltissimo la profondità di campo. Noi ora abbiamo un soggetto e quando il nostro portapellicola qui, che corrisponde al nostro vetro smerigliato, è sul punto zero, lei si comporta esattamente né più né meno come una macchina reflex qualsiasi, per cui la messa a fuoco di questo oggetto sarà determinata solamente dal diaframma. Per cui se io voglio un diaframma abbastanza aperto, diciamo F4, io posso focheggiare e avrò una profondità di campo tipica del diaframma che sto usando, che ovviamente più chiudo e più aumenta. Però se io voglio a diaframma molto aperto aumentare moltissimo la messa a fuoco, cosa faccio? Ruoto con questa manopola posteriore, ruoto il dorso portapellicola in questo modo. A questo punto io focheggiando sempre, perché questa è una
cosa che è giusto visualizzare, andrò a vedere il punto in cui tutto è a fuoco nel mio soggetto. Benissimo. A questo punto possiamo vedere anche dal vetro smerigliato come tutto è perfettamente nitido. E qui ho un diaframma di 2.8. Ora farei anche uno scatto, così almeno ce lo teniamo. Per cui chiudo. Adesso è aperto. Open. Io chiudo. Come vedete si chiude. Porto via il vetro e metto il mio dorso portapellicola. A questo punto ho messo un trentesimo a 2,8, levo il volet del dorso, scatto, rimetto il volet nel dorso, riarmo l'otturatore e avanzo la pellicola. Come vedete è andato al numero 2. Ora siamo pronti a fare un altro scatto. Tiro via il dorso, rimetto il vetro. Per vedere una bella differenza ritorno allo 0, per cui ritorno al mio punto 0, sempre a 2,8. Focheggio, ma non ho bisogno di cambiare niente. Vedo la differenza tra 2,8 normale, la sua profondità di campo, e prima, quando avevo basculato. Per cui open, close, levo il vetro, metto il dorso, levo il volet, espongo, rimetto il volet. La cosa fondamentale è ricordarsi sempre, dopo ogni esposizione, reinserire il volet. Riarmo l'otturatore e avanzo la pellicola. A questo punto sono pronto a un altro scatto. Levo il dorso e a questo punto voglio fare una foto creativa, per cui voglio una messa a fuoco estremamente selettiva, cosa che ottengo portando i due piani della pellicola e dell'obiettivo su due piani divergenti, cioè che si allontanano verso il basso. A questo punto faccio così e avrò un effetto di messa a fuoco selettiva molto più accentuato. Siccome poi nel vetro adesso si vedrà molto meno, ci sono da inserire questi schermi. Scopriamo l'utilizzo di questi oggetti, che sono questi schermi, sono dei Fresnel molto belli, che sono fatti appunto per consentire una messa a fuoco migliore quando si decentra o si bascula. Per cui io, inserendo nell'apposita fessura questo schermo, riesco a vedere molto bene, perché la luce è distribuita su tutto il mirino e il vetro di messa a fuoco. Per cui va bene. Benissimo, a questo punto forse questa cosa si può vedere anche dall'inquadratura, come migliora la messa a fuoco. A questo punto scatto, l'ultimo scatto, levo il vetro, metto il dorso, estraggo il volet, espongo sempre alla stessa esposizione, un trentesimo a f2,8, rimetto il volet, armo l'otturatore della macchina, open, e avanzo la pellicola.
Bene, ora parleremo della flex body nella sua funzione di shift, cioè decentramento. Inquadriamo un soggetto davanti a noi che ha delle righe parallele e facciamo un'inquadratura a 0. Vediamo qui che è praticamente a 0. Facciamo l'inquadratura, mettiamo fuoco, impostiamo il nostro diaframma e il nostro tempo. Per aiutarci nell'inquadratura useremo ancora la lente di prima. Scattiamo la fotografia a 0, per cui leviamo il mirino, mettiamo il dorso con la pellicola, è aperto su open, close, estraiamo il volet, esponiamo, rimettiamo il volet, armiamo l'otturatore, è ancora open e ci ricordiamo di trascinare la pellicola. Bene, adesso rimettiamo il vetro, incliniamo verso l'alto tutta la macchina e vediamo che ci sono le linee divergenti e scattiamo ancora a 0. Tiriamo via il vetro, mettiamo il dorso, open, close, via il volet, esponiamo, rimettiamo il volet sul dorso, armiamo l'otturatore e avanziamo la pellicola. Ora rimuoviamo il dorso, rimettiamo il vetro smerigliato e a questo punto ritorniamo alla posizione di prima decentrando verso l'alto e decentriamo con questa vite portando il piano della pellicola più in alto per inquadrare il nostro soggetto nella sua parte più interessante, che sono le due colonne e il tetto di legno. A questo punto abbiamo un decentramento che noi vediamo qui, che è praticamente abbastanza al limite. Ci sono delle tabelle che possiamo consultare che ci dicono esattamente quanto ogni obiettivo può decentrare. Questo qua è un 50 mm, può decentrare al massimo 15 mm. Qui abbiamo una scala numerata in millimetri e sappiamo quanto possiamo decentrare. Un'altra funzione molto interessante di questa macchina è questo coperchietto. Questo coperchietto ha 4 buchini, che qui spero che si vedano. Una volta montato il coperchietto sul dorso, noi attraverso il buchino possiamo vedere passare la luce dal diaframma. Se vediamo la luce, lì c'è copertura. Se non vediamo nessuna luce, lì non c'è copertura. In questo caso vediamo una copertura proprio al limite a 1,5 cm, per cui per essere sicuri dovremmo andare a un po' meno. Vediamo passare la luce attraverso l'obiettivo, per cui siamo sicuri che l'obiettivo copre. Bene, rimontiamo il dorso con la pellicola. Da open passiamo a close, estraiamo il volet, esponiamo, riposizioniamo il volet, armiamo l'otturatore e avanziamo la pellicola. C'è da dire che in queste situazioni di decentramento Hasselblad consiglia di ridurre il formato a 4x5 o a 6x4,5, inserendo sul retro della macchina gli appositi vetrini, gli appositi, distanziatori. Questo consente il 6x4,5 di poter utilizzare anche il dorso da 15 scatti. Abbiamo visto questo gioiello di Hasselblad, una macchina proprio ben fatta, molto ben costruita, molto robusta, dà un grande senso di solidità e per quanto i movimenti siano abbastanza limitati, sono quelli necessari o sufficienti, direi, per fare veramente dei begli effetti. Io ho trovato questa macchina molto bella da usare, consente
una grande creatività. A me è servita per fare dei lavori, ho avuto la complicità di un grande art director a cui è piaciuta l'idea di questa messa a fuoco selettiva. Io l'ho usata proprio per, anziché per mettere a fuoco, per sfocare. E gli effetti che sono usciti sono piaciuti molto all'art director, al cliente, ma soprattutto a me è piaciuto molto farli. È una macchina che ha potenzialità, molte potenzialità. E tutto sommato, una volta che si è imparato anche la procedura di utilizzo, si riesce a fare delle cose. Io sono riuscito a scattare addirittura con 3 modelle con questa macchina, per cui è una cosa che si può fare. L'utilizzo della pellicola, per cui questa macchina è nata, è il suo utilizzo naturale. Però, come abbiamo detto prima, si può mettere anche un dorso digitale qui, specialmente l'ultimo dorso, l'ultimo nato dell'Hasselblad, è veramente un dorso che qui ci starebbe benissimo. Penso che questa macchina sia nata per la pellicola, in quanto negli angoli la luce nei suoi estremi arriva molto molto inclinata e questo non fa assolutamente bene al sensore digitale. Io consiglio di esporre una vecchia pellicola, abbiamo ancora ottime pellicole in commercio, sia in bianco e nero che a colori che in diapositivo, e poi fare una ottima scansione, perché una scansione con uno scanner Hasselblad ti fa un file ancora oggi che ti introduce nel mondo digitale con una qualità pazzesca, pur partendo da un punto di partenza analogico. Questa macchina può essere un ottimo strumento per la creatività dei fotografi e io la consiglio veramente a tutti, soprattutto ai giovani. Provatela, usatela, vedrete che farete delle foto magnifiche e vi piacerà molto.